Hi guys, my name is Chochi. I'm from Vanuatu. I live here in Port Vila. Not easy for me to living in Port Vila. The life is so expensive. After paying the piece of land, we decided to build a local house. Just a quick one. So we built this house. It costs around 500,000 Vaatu. Hello, my name is Noksa. I am 20 years old. This is our cave when me and the boys we coming there for cruise, swimming, camping, and some people tell here is the paradise, but we call it home. Yeah. Sono appena arrivato a Port Vila, la capitale di Vanuatu, questo stato che prima di andare a vivere a Sydney in Australia non lo conoscevo. È una piccola isola che fa parte delle isole nell'Oceano Pacifico. Sono un agglomerato di 83 isole, sono varie minoranze etniche e tantissime tribù che vivono qua dai tempi più antichi, che molto spesso si trovano in zone remote e non interagiscono neanche molto con i turisti. Con il mio amico George che mi ha cucinato un ottimo pranzo e vi porterò all'esplorazione di questa bellissima nazione. Non ne conosco niente, però andiamo. Sapete che mi piacciono questi viaggi, quindi ne vedremo delle belle. Buongiorno a tutti, ho passato una notte veramente tranquilla in questa piccola caserta all'interno di questo bosco. Ho dormito su un materassino di quelli sottili a terra, stava abbastanza freschi, però c'erano insetti che mi arrivavano un po' ovunque durante la notte, grilli, ragni e altri tipi di insetti che non so quali siano. La vista alle spalle quando ti svegli è semplicemente fantastica e adesso mi dirigo a farmi la doccia. Poiché siamo in una zona un po' remota rispetto al centro, per fare la doccia mi spiegava George che ci sta questo contenitore con l'acqua, si prende con questo e si porta all'interno di quest'altro secchio che ho nella doccia. Esperienze uniche che sto vivendo qui in Vanuatu e questo è solo il primo giorno. Questa mattina mi sposto e mi faccio accompagnare in aeroporto perché mi dirigo a Tanna, un'altra piccola isola al sud di Port Vila dove incontrerò alcuni dei paesaggi e delle attrazioni più belle di Vanuatu. Quindi ragazzi, seguite questo fantastico viaggio. Ciao! Sono arrivato all'aeroporto internazionale di Vanuatu, nella sezione domestica. A dire la verità ho avuto un po' di difficoltà a trovarlo perché non sembrava un vero e proprio aeroporto. All'interno non c'è nessuna cosa da bere, nei ristoranti, bar e niente. La signora mi ha fatto salire sulla bilancia con tutto lo zaino, cosa mai fatta, e ha segnato il peso in modo tale da controllare se l'aereo può supportare il peso di tutti i passeggeri oppure no. Il volo sarà veramente breve, circa 50 minuti, e volerò a Tanna, un'altra isola che fa parte di Vanuatu, questa nazione che fino adesso mi ha sorpreso. Ragazzi, l'aereo è veramente piccolissimo, è una cosa... Penso non sono mai stato in un aereo così piccolo, però fortunatamente posto singolo da solo.
posso godere questo viaggio relativamente. Eccomi finalmente atterrato a Tanna. È stato un viaggio abbastanza scomodo, stretto, però paesaggi bellissimi. Eccoci arrivati all'aeroporto. My name is Joseph. Where are you from, Joseph? I'm from Tana. How is to live here? Is it nice? Nice. I live here. I like Tana because it's my home. Oh, Father, thank you for bringing my friend Sano from Australia to Vanuatu. Now we're ready to have meal. Bless the meal and thank you for every blessing. Amen. Amen. Thank you. Tanti bambini sono venuti ad accogliermi, sono 6 bambini che sono stati adottati, sono stati lasciati dai genitori e sono stati adottati da questa struttura che mi sta ospitando questi giorni. Hello! Ragazzi, sono fantastici e tutti loro vivono qua insieme in alcune capanne. Adesso stavano ad esempio grattando la mandioca oppure vanno a tagliare l'ananas, prendono tutto e questo è come vivono qui, in maniera molto semplice, non hanno tanto, però sono di fronte all'oceano, circondati da piante, aria pulitissima e relax più totale. Andiamo di là che vi faccio vedere la dimora che mi ospiterà nei prossimi giorni. Ho avuto un piccolo upgrade, non ho più solo il materasso a terra ma ho un letto, quindi questa è un'ottima notizia. Ciao ragazzi! Mi sembra realmente di essere naufragato su un'isola deserta. Questa è la sistemazione dove dormirò per la prossima settimana. Andiamo all'interno. Il bagno è esterno. Questo è il bagno, come un po' tutte le strutture qui sono esterni. Speriamo che non viene a piovere. Questo è all'interno della stanza. Molto semplice, solo un letto, una scrivania dove poter caricare le cose e c'è questa porta con un piccolo balconcino privato e qui è dove la sera mi metterò a lavorare i miei video, a editare e a sistemare un po' tutti i file che registrerò durante questa fantastica avventura. Questa dinanzi a me è la zona dove vi vogliono far saltare tutti insieme. La faccio questa follia, sono tutti che mi aspettano. Pronti? 3, 2, 1, andiamo. Ready? Let's go! Ah! Che fantastico quanto una cosa così semplice possa renderci tutti così felici, adulti, bambini, da qualsiasi età. Oh. Vabbè, l'acqua è veramente agitata qui, si sbalza a destra e a sinistra contro le rocce. Facciamo. Ecco il modo in cui saliamo sopra. Hanno messo delle ruote dei camion con delle catene attaccate alle rocce e si sale sopra, quindi andiamo.
then we create coconuts. We use coconuts. We use island cabbage, and we can add some salt, and depends that we can add some meat or fish on top of the grated manioc to make the leplam. Questo processo che mi hanno appena mostrato è la preparazione di un piatto tipico locale del Vanuatu, quello più famoso, si chiama lap lap, ossia sono queste foglie dalle piante di banane che vengono prese, vengono stese a terra e all'interno si aggiunge la mandioca, si aggiunge il cocco, si aggiungono delle verdure, mentre all'interno invece si riscaldano delle pietre sopra il fuoco per farle diventare bollenti. Dopodiché si prende questa volta l'hanno fatta di forma quadrata e gigantesca, l'hanno messa lì sulle pietre e si poggiano alcune pietre e ramoscelli in cima e si lascia cuocere per mezza giornata o anche addirittura overnight, per tutta la notte. Quindi stasera proveremo uno dei piatti tipici locali. Non sapevo se credere al nostro driver perché siamo passati sopra un lago. Ho detto cazzo, questo secondo me sarà profondo, invece no, fortunatamente ce l'abbiamo fatta perché stiamo nel mezzo del nulla e una tormenta, una storm ci ha colpito. Andate avanti. C'è John Frum, la celebrazione più grande di tutta l'isola dove migliaia di persone dei villaggi locali si riuniscono. Questa celebrazione deriva dalla seconda guerra mondiale, quando le truppe americane sono arrivate qui sull'isola portando mangiare e anche tante ricchezze. Infatti alle mie spalle qui ogni anno il 15 di febbraio alzano la bandiera americana in simbolo di riconoscimento. John Frum è un nome inventato del tutto, però loro celebrando questo giorno è come se portassero tanta ricchezza e tanta prosperità alle terre dei Vanuatu, ma soprattutto all'isola di Tanna. They took them to Port Vila and then they gave them a flag. They said, take this flag, go back to your community and raise it. And if British or France or missionaries, they want to attack you, they will attack us, United States of America. And we are still waiting. We have been raising this flag. Questa è una delle fasi principali della celebrazione, dove tutte le persone locali si riuniscono intorno e hanno portato come offerte dei maiali e dei maialini. Sono i relativi rappresentanti della Francia, dell'Inghilterra e dell'America. Tutte le persone si riuniscono qui intorno e a breve ci sarà questo sacrificio degli animali, in simbolo di prosperità e ricchezza di queste terre. Metodi barbari, però ognuno ha i propri modi di pensare. In our custom, we respect. When we do that together, means peace. Me ne sono dovuto andare da lì perché hanno preso delle clave, proprio come all'epoca preistorica, stavano uccidendo i maiali, delle scene veramente crude che non vi mostrerò. Ho viste tante nella mia vita, però queste cose viste da vicino molto spesso ti toccano e sono abbastanza pesanti.
Oggi ho assistito a una delle celebrazioni più belle che c'è a Vanuatu con il mio amico. È stata thank you for everything, è stata una grandissima guida. Do you want to say something to the camera? Thank you for this, brother. Follow me and we'll drive safely and faster. Get back his home. Thank you. Lui è il driver migliore che ho incontrato qua, musica, correva, ci ha fatto divertire e mi ha presentato un sacco di persone locali, quindi was nice to meet you, good luck with everything, andiamo. In questa seconda giornata mi sono spostato dall'altra parte dell'isola per visitare il Giant Pine Tree, che è l'albero più grande che troviamo a Tanna. La guida prima mi diceva che ha oltre 600 anni di storia, ma si dice che già dalle tribù indigene facessero attività al di sotto dell'albero. E questo che vedete avanti a me, adesso lo vado a vedere perché ha una lunghezza di 200 metri, una cosa mai vista prima. Introduciamoci all'interno della giungla, andiamo a vedere questa bellezza della natura, andiamo. Island Wandana, we still keep a custom and culture. We live traditionally and locally. We only allow us men to drink lava, not women, not our local women. We were using the pika roots for our local houses for the frame, and we also use the young ones for the bows and arrow for the string because it's flexible. And it is a very good habitation of wild animals like wild chickens, wild cats, flying foxes, bats, snails. They live inside the banyan, but we don't have land snake in our island, no frogs, no monkeys, no crocodiles. Mayum in Obis Tadar, Tanamatan, Nark, Ramail, in Narkerun Mama Protocol Gera, Tai Mayum, Ramali Mayum, Nam Sai Mayum, I'm saying Mayum.